Ciao a tutti, sono Emanuele Bonaglia e benvenuti nel mio diario. Nel video di oggi volevo mostrarvi come iniziare a leggere una cartina, un disegno. Questo disegno riporta una Madonnina. Quindi la prima cosa da fare quando abbiamo un disegno del genere è capire dove iniziare. Quindi vediamo subito che ci sono dei fiori. I fiori e le foglie sono gli elementi che vanno eseguiti per primi nella lavorazione. Quindi ho eseguito prima questo fiore, dopodiché questo che è metà fiore, poi questo, eseguendo anche poi le foglie, che come ho già detto si eseguono sempre la prima metà e poi l'altra, e dopodiché si può iniziare la lavorazione della biscetta. Ho ripreso le coppie del fiorellino per fare questa biscetta, che l'ho iniziata in questo punto dove è finito il fiore e dove abbiamo l'attaccatura. Infatti questo fiore l'ho iniziato in questo punto, ovviamente in senso orario, così. Una volta chiuso in questo punto ho ripreso le coppie per poter fare la biscetta. Continuando la biscetta ho eseguito la curva a punta e dopodiché ho concluso in questo punto. Dopodiché cosa bisogna fare? Allora, la prima cosa che è necessario fare è questa biscetta. Quindi ho avviato pochissime coppie sul piede in modo da fare la punta. Man mano ho aggiunto le coppie. L'aggiunta delle coppie la spiegherò in un video a parte. Quindi ho aggiunto le coppie e ho fatto questa biscetta chiudendo sulla biscetta stessa. Bisogna sempre cercare l'ordine di lavorazione, poiché questa biscetta non poteva essere fatta se prima non si eseguiva questa. Fatta questa, si fa questa. Questa è attaccata a questa. Quindi è chiaro che prima si deve fare questa, poi questa e infine questa. Quindi la si aggancia in questo punto della curva e la si chiude sulla biscetta precedente. Dopodiché ho eseguito questa parte che ho iniziato in punta, ho aggiunto le coppie e ho chiuso in questo punto. Dopodiché ho eseguito i capelli. Quindi sono partito con questa parte dei capelli, l'ho chiusa in questo punto. Ho riutilizzato le coppie per eseguire questa parte dei capelli e l'ho chiuse. Qui non ho potuto riutilizzarle perché, essendo a mezzo punto, le coppie si vedrebbero troppo portandole in questa parte. Quindi ho avviato delle coppie in questo punto, ho eseguito questa parte. Dopodiché per queste due parti ho avviato in questo punto, ho chiuso in questo punto e le ho riutilizzate portandole nel piede qui. Dopodiché ho continuato la lavorazione e chiudendola qua. Infine ho eseguito quest'ultima parte dei capelli.
La cosa successiva da fare è il viso. Quindi sono partito ovviamente qua e il mento chiudendomi qua. Ho avviato altre coppie in questo punto per fare il collo e ho chiuso. Qui non ho potuto riutilizzarle proprio perché, essendo a mezzo punto la parte, si sarebbero viste. La cosa successiva da fare è la mimosa, questa che ho iniziato in questo punto e ho concluso in questo, portando le coppie in questa barretta e in questa, nascondendole in questa viscetta. Dopodiché per questa parte ho iniziato con 2 coppie di qua e 2 coppie di qui, facendo la barretta 3, e dopodiché ho eseguito la mimosa. L'ultima operazione da fare riguarda l'aureola, che è interamente eseguita a mezzo punto. Quindi qui il mezzo punto viene utilizzato come punto di riempimento. Quindi vediamo. Ho iniziato in questo punto attaccando delle coppie, pochissime coppie, e ho cominciato a lavorare attaccandomi di sbalzo al piede. Di sbalzo vuol dire prendere con l'uncinetto interamente il piede, ovvero le 2 gambette che formano il piede. Comunque lo mostrerò in un video successivo. Dopodiché ho continuato a lavorare e ho aggiunto delle coppie, ovviamente, per poter acquisire la grandezza necessaria per la lavorazione. Quindi ho continuato a lavorare e ho concluso in questo punto. Ovviamente, quando ero più o meno qua, ho cominciato a eliminare le coppie. E poi ho concluso la lavorazione. Questa Madonnina la potete trovare in tutti i negozi Mani di Fata. Se non siete ancora membri del mio diario ma vorreste esserlo, iscrivetevi e non perdetevi l'appuntamento di ogni venerdì con il mio nuovo video. Inoltre, non dimenticatevi di condividere il video e di seguirmi sui social nei link sottostanti.